Quando ho tirato quella leva, la risata metallica del clown si è interrotta di colpo, e al suo posto ho sentito mia madre urlare. Avevo 13 anni la prima volta che vidi il Luna Park, il sorriso di mezzanotte. Non era segnato su nessuna mappa. Spuntava solo a ottobre, montato su un campo abbandonato alla periferia del paese. Le giostre erano vecchie, scolorite, eppure c'era qualcosa che ti costringeva a entrare. Una forza, come un sogno lucido. E quella notte, ci sono entrato. Il biglietto costava solo €1. Il vecchio alla cassa mi fissava senza battere ciglio, gli occhi vitrei come bottoni cuciti. Gioca solo una volta, mi disse con voce roca. Poi vattene. Attraversai il parco, ignorando autoscontri e zucchero filato. Mi attirava una cabina in fondo, con una scritta sbiadita: la macchina del fato, vinci il tuo destino. Dentro c'era solo una leva, un pulsante rosso e uno schermo a tubo catodico. Inserii l'euro, e la macchina si accese con un sibilo elettrico. Sei pronto a giocare con la tua anima? Lampeggiava sullo schermo. Premetti il pulsante. Un clown animato apparve ridendo istericamente. Tira la leva e scopri chi sopravvive stanotte. La leva era fredda. La tirai. Lo schermo mostrò il volto di mia madre, legata a una sedia. Una voce gracchiante disse: sacrifica sangue per continuare il gioco. Pensavo fosse uno scherzo. Un effetto speciale. Ma poi la telecamera si mosse, e riconobbi il seminterrato di casa mia. Persino il vecchio orologio a cucù. Provai a uscire. La porta non si apriva. Il clown non rideva più. Al suo posto, urla vere. E la voce. Ogni giocata ha un prezzo. Hai già pagato con lei. Fui risucchiato nel buio. Mi risvegliai nel mio letto. Credevo fosse solo un incubo, finché non vidi la polizia fuori casa. Mia madre, scomparsa. Nessuna traccia. Ma nel mio comodino c'era un biglietto stropicciato. Grazie per aver giocato. Torna quando vuoi. Da allora, ogni ottobre, il sorriso di mezzanotte riappare. E ogni anno, scompare qualcuno. Io so la verità. E ora anche tu. Ho sentito lo sciacquone tirare al piano di sopra. Ma io, vivo da sola. E non ho neanche un piano di sopra. È cominciato tutto con suoni. Scricchiolii, sussurri, un passo troppo deciso nel corridoio. Ma sai, in una casa vecchia, ogni rumore ha la sua spiegazione. O almeno, così pensavo. Era una sera qualunque. Pioggia leggera, una tisana calda, Netflix in sottofondo. E poi, toc toc. Un colpo secco alla porta del bagno. Mi sono irrigidita. Non ho animali, non ho coinquilini, e la porta era chiusa da sola. Mi sono avvicinata con il cuore in gola. A terra c'era qualcosa, una ciocca di capelli neri. Lunghissimi. Non erano miei. Ho cercato di convincermi che stessi solo suggestionandomi. Ma poi, il telefono. Un messaggio WhatsApp, inviato dal mio numero, a me stessa. Non aprire la porta della cantina. Il problema? Non ho una cantina. O almeno, credevo. Dietro un vecchio scaffale in cucina, ho notato una crepa nel muro. Ho spostato tutto e ho trovato un'antica porta in legno, inchiodata. La curiosità ha vinto. Ho tirato via i chiodi uno a uno, le mani tremanti, la gola secca. Dietro, scale. Umide. Antiche. Coperte di polvere e ragnatele. E giù in fondo, una stanza piena di specchi. In ogni specchio c'ero io. Ma, solo uno rifletteva qualcosa dietro di me. Una figura. Una donna, vestita di nero, capelli lunghissimi, senza occhi. Solo vuoti. Come finestre spalancate nel buio. Mi sono girata di scatto. Niente. Solo silenzio. Sono corsa su, ho chiuso tutto.
Ho barricato la porta col divano. Mi sono chiusa in camera. Ho iniziato a registrare un messaggio vocale, da mandare a mia madre. Non riuscivo a parlare. Ma ho lasciato il cellulare acceso, sul comodino. L'hanno trovato 2 giorni dopo. La porta era sfondata dall'interno. Il mio corpo sul letto, occhi sbarrati, bocca spalancata in un urlo eterno. E il cellulare? Ancora acceso. Nel file audio si sente il mio respiro. Poi passi. Poi un sussurro. Ora non sei più sola. Se trovi un cellulare acceso in mezzo al bosco, non lo toccare. Io l'ho fatto. E adesso stanno venendo per me. Era una domenica pomeriggio e avevo bisogno di staccare. Presi lo zaino, la mia GoPro e mi addentrai nel vecchio sentiero di Monte Calvario. Camminavo da quasi un'ora, quando qualcosa brillò tra le foglie. Era un cellulare. Ancora acceso. Nessuna cover, schermo crepato. Ma funzionante. Lo raccolsi, stupito. Nessuna impronta visibile, né segnale di chi potesse averlo perso. Il blocco schermo mostrava una notifica, video salvato, 2 minuti fa. Senza pensarci troppo, lo sbloccai. Nessuna password. Galleria aperta. C'erano solo video. Tutti girati nello stesso punto del bosco in cui mi trovavo. Uno mostrava un ragazzo, inquadrato di spalle, che correva. Dietro di lui, qualcosa lo seguiva. Un'ombra innaturale, nera, contorta. Non era un filtro. Non era un effetto. Il video finiva con urla, vere. Ne guardai altri. In ognuno, persone diverse, sempre nello stesso punto. Sempre lo stesso destino, terrore, corsa, urla. Poi buio. Nessuno di loro riusciva ad allontanarsi dal bosco. Nel penultimo video, riconobbi qualcosa, la mia giacca. Ero io. Lo stesso zaino. La stessa camminata. Inquadrato da lontano. Ma non avevo mai girato quel video. Il cuore cominciò a martellarmi. Sentii un rumore tra i rami. Mi girai di scatto. Nessuno. Guardai l'ultimo video. C'era il cellulare, posato a terra. Davanti, il mio corpo, steso, immobile. Il mio viso, sfigurato. Scappai, senza fiato, correndo nella direzione da cui ero venuto. Ma il sentiero non finiva mai. Il bosco sembrava inghiottirmi. Il cellulare iniziò a vibrare da solo. Lo schermo mostrava una chiamata in arrivo. Tocca a te. Poi, buio. Mi sono svegliato in una stanza che non conosco. Le pareti sono fatte di corteccia. Non c'è uscita. Solo un cellulare sul pavimento, con la fotocamera rivolta verso di me. Sta registrando. Quando aprirono la bara, le unghie del ragazzo erano spezzate, e l'interno del coperchio era graffiato fino al legno. Ma il certificato di morte era stato firmato da 3 medici. Leonardo aveva 17 anni quando fu dichiarato morto. Un arresto cardiaco improvviso, dicono. Nessun segno di violenza. Nessun bisogno di autopsia. Al suo funerale, la madre urlava che sentiva ancora il calore nelle sue mani. Nessuno le credette. Fu sepolto il giorno stesso nel piccolo cimitero di Monterio, un villaggio sperduto tra i monti. Ma la notte successiva, il guardiano del camposanto udì qualcosa. Un suono debole, quasi impercettibile. Un colpo. Poi un altro. Proveniva dal sottoterra. Pensò fosse la sua mente a giocargli brutti scherzi. Ignorò tutto. Ma le grida cominciarono la seconda notte. Soffocate, lontane, ma terribilmente umane. Quando infine convinsero le autorità ad aprire la tomba, la scena li lasciò paralizzati. Leonardo era girato su un fianco. Le mani ferite, con le dita insanguinate.
Aveva graffiato l'interno della bara con tale disperazione da staccarsi le unghie. Aveva morso il rivestimento. L'espressione del volto era una maschera d'orrore. La sua morte, quella vera, era avvenuta lì. Asfissiato nel buio, consapevole. Solo. Il caso fu insabbiato rapidamente. I medici sostennero che si trattava di una rarissima forma di catalessi profonda, una condizione che può simulare perfettamente la morte. Ma le urla udite dal custode? I graffi? Nessuno volle indagare oltre. 2 settimane dopo, la madre di Leonardo si tolse la vita. Lasciò solo una frase scritta sul muro di casa. L'ho sentito gridare anche stanotte. Oggi, la sua tomba è stata rimossa. Non esiste più nel registro. Come se non fosse mai esistito. Ma chi vive vicino al vecchio cimitero dice che, nelle notti di pioggia, si sentono ancora quei colpi. Lenti. Disperati. Come se qualcuno stesse ancora cercando di uscire. Quando abbiamo trovato Luca, era ancora vivo. Ma non aveva più occhi. Solo 2 ceri accesi nelle orbite. Questo è l'unico audio che siamo riusciti a recuperare. Il resto è sparito. Come loro. Eravamo partiti per scherzo. Un video horror nel convento abbandonato di Santa Rosalia. Io, Luca e Clara. Secondo una leggenda locale, a mezzanotte in punto si svolgeva un rito oscuro. Un culto segreto, guidato da suore che avevano rinnegato Dio. Entrammo dalla cripta, sfondando una grata arrugginita. All'interno, tutto era stranamente intatto. Ceri spenti, croci rovesciate, e un altare coperto di carne animale. Poi sentimmo il canto. Non da sopra. Non da sotto. Da dentro le pareti. Clara filmava. Luca rideva. Io mi avvicinai all'altare. Il marmo era caldo. Pulsava. Mezzanotte, un rintocco secco, poi un altro, 12 in tutto. E all'improvviso, i ceri si accesero da soli. 12, in cerchio. Una figura apparve dietro l'altare. Una suora. Ma la sua pelle era tirata come cera fusa, gli occhi cuciti con filo nero. Clara urlò. Ma era troppo tardi. Dalla carne sull'altare uscirono braccia, vere. Umani ancora vivi, intrappolati lì sotto, usati come ostie. Luca fu trascinato via. Le urla non sembravano umane. Io corsi. Ma la porta non c'era più. Solo un muro, di specchi. E in ognuno, vedevo me stessa con una maschera da suora. Ora tocca a me. Sono la prossima. E se stai guardando questo video, vuol dire che ho già fallito. A mezzanotte, il culto ne sceglie un altro. Spegni tutto. O sarai il prossimo a portare il cero. Non avrei mai dovuto farle leggere i tarocchi. Mi ha guardata negli occhi, ha girato l'ultima carta, e ha sussurrato la data della mia morte. Mi chiamo Elisa. Non credo nel destino, né in spiriti, né in veggenti. O almeno, non ci credevo. Fino a quella notte. Era solo un gioco. Una sfida tra amiche durante una cena noiosa, fatti leggere i tarocchi. La donna che incontrai si faceva chiamare Madame Astra. Pelle bianca come il gesso, occhi vitrei, mani ossute. Abitava ai margini della città, tra candele consumate e odore di incenso bruciato. Mi fece sedere davanti a un tavolo coperto da un panno rosso. Non chiedermi nulla. Le carte parleranno da sole. E cominciò. La prima carta mostrava una torre in fiamme. Il tuo equilibrio crollerà. La seconda, un volto senza occhi, qualcuno ti tradirà. La terza, la morte. Silenzio. Poi sussurrò, ma non è il pericolo più grande. Girò l'ultima carta. Sbiancò. Poi disse, il 9 maggio. All'alba. Sarai sottoterra. Risi. Ma lei no. Mi strinse il polso. Non tornare. Il destino ti ha visto.
Tornai a casa scossa ma convinta fosse una farsa. Poi gli incubi. Ogni notte, io, sepolta viva, che urlo e graffio il coperchio di una bara. Unghie spezzate. Respiro che manca. Una mattina trovai un mazzo di tarocchi sul mio cuscino. Una sola carta girata, la morte. Pensai di denunciare tutto. Ma chi mi avrebbe creduta? Poi è arrivato oggi. 9 maggio. Sono le 5 del mattino. Odore di terra. In casa mia. Mi giro verso la finestra, ma non vedo luce. Solo nero. Non riesco a muovermi. Respiro terra. Sento legno sopra. E qualcosa mi graffia il petto. Non è un sogno. Sono già dentro. Lei non aveva sbagliato. Sento dei passi. Ho paura. Ti prego, resta con me al telefono. Quella è stata l'ultima cosa che mia sorella mi ha detto. Poi, silenzio. Mi chiamo Laura. Quella notte non la dimenticherò mai. Erano le 3 di notte quando ricevetti la chiamata di mia sorella Chiara. Viveva sola da pochi mesi in una vecchia casa di campagna lasciatale in eredità. Quando risposi, la sua voce tremava. Laura, sei sveglia? Scusa, non sapevo a chi altro chiamare. Certo che sono sveglia, che succede? Sto sentendo dei rumori. Passi. Come se qualcuno camminasse al piano di sopra. Ma non c'è nessuno. Le finestre sono chiuse. Le porte anche. Ti prego, resta con me al telefono. Provai a rassicurarla, le dissi che probabilmente era solo il legno che scricchiolava, o il vento. Ma dentro di me, sentivo che c'era qualcosa di sbagliato. Poi, Chiara urlò. È sceso! Laura, è sceso! C'è qualcuno sulle scale. Giuro su Dio che lo vedo, è coperto da un lenzuolo. Ma non ha piedi. Laura, ha solo ombra sotto. Il mio cuore ha smesso di battere per un secondo. Poi sentii colpi sordi, come passi trascinati. Il suo respiro era sempre più affannato. Va via, va via. Ti prego, lasciami stare. Il rumore di vetri infranti. Poi un rantolo. Poi, solo silenzio. Restai al telefono per minuti. Ogni secondo era un'eternità. Gridavo il suo nome, ma nessuna risposta. Fino a quando non sentii qualcosa. Un sussurro. Una voce che non era quella di Chiara. Anche tu, ora, sei sola. La chiamata si chiuse da sola. La polizia arrivò 2 ore dopo. La casa era sprangata dall'interno. Chiara giaceva a terra, con gli occhi spalancati e le mani artigliate al collo. Nessuna impronta. Ma il telefono era ancora acceso. E nel registro delle chiamate, la sua ultima chiamata risultava fatta da me. Ho cambiato numero. Città. Vita. Ma ogni tanto ricevo ancora una chiamata dal suo vecchio numero. Non rispondo mai. Non più. Quando ho risposto a quella chiamata, ho sentito la voce di mia mamma. Ma lei era morta da 17 anni. E da quel momento, la mia vita è diventata un incubo. Avevo solo 11 anni quando mia madre morì in un incidente d'auto. Mio padre guidava, pioveva forte, e un camion invase la corsia opposta. Lei morì sul colpo. Mio padre sopravvisse, ma da quel giorno non fu mai più lo stesso. Nemmeno io. Ogni anniversario della sua morte mi lasciava uno strano gelo nel petto, ma il 17° fu diverso. Era come se l'aria attorno a me stesse trattenendo il respiro. Alle 3:17 di notte, un vecchio cellulare che tenevo spento da anni squillò improvvisamente. Era il suo. Lo avevo conservato per nostalgia. Il display acceso mostrava solo un numero, 17. Quando risposi, una voce familiare, tremante, sussurrò. Amore, sono la mamma. Vieni da me. Ho così tante cose da dirti. Mi si gelò il sangue. Era identica alla sua voce. Calda e dolce.
ma con un'eco lontana, come provenisse da sottoterra. Da quella notte, ogni giorno qualcosa cambiava. Le luci tremolavano alle 3:17. Sentivo passi nel corridoio. Sussurri. La televisione si accendeva da sola sul canale dei cartoni che guardavo da piccolo. Poi, iniziarono i messaggi, come biglietti scritti a mano. Vieni al cimitero. Porta il telefono. 12 novembre. 3:17. Contro ogni logica, ci sono andato. Mi sono trovato da solo, sotto la pioggia, accanto alla sua tomba. Il telefono squillò. Amore, ora apri la bara. Terrorizzato, ho scavato per ore e l'ho fatto, ho aperto la sua bara. Dentro, non c'era nulla. Finché non ho sentito 2 mani fredde afferrarmi le caviglie. Ho urlato, ma nessuno mi ha sentito. La terra si è aperta sotto di me, e qualcosa di oscuro mi ha trascinato giù, sussurrando. Finalmente di nuovo insieme. Il giorno dopo hanno trovato la bara vuota, e un altro telefono. Dentro c'era solo la mia voce registrata, che diceva: Mamma, sto arrivando. Marco è entrato in casa mia una settimana fa. Ma quello che ho trovato dopo, non ha spiegazioni. Avevo messo in affitto il mio vecchio appartamento online. Marco, un tipo educato, l'ha preso per una settimana per ragioni di lavoro. Tutto normale, finché è sparito nel nulla. Le sue cose erano lì, valigia sul letto, chiavi sul tavolo. Ma di lui, nessuna traccia. Ho avvisato la polizia, che a dirla tutta non aveva molta voglia di controllare. Nessun segno di violenza o fuga. Solo una stanza fredda e silenziosa. Quando ho potuto rientrare, ho notato subito qualcosa di strano. La porta del bagno aveva dei graffi che una settimana fa non c'erano. Dentro il bagno, tutto sembrava al suo posto, tranne per un pannello dell'armadio leggermente fuori asse. Dietro c'era una piccola telecamera nascosta, ancora accesa, con la spia rossa lampeggiante. L'ho collegata al mio portatile. All'inizio, solo riprese banali: Marco che cucina, dorme, legge. Poi, una notte, si alza di scatto. Guarda verso la porta. Chi sei? Esci da casa mia, urla. Ma la porta è chiusa. Nessuno entra. Poi fa qualcosa di inspiegabile, si copre le orecchie, urla, si colpisce la testa. Infine guarda dritto nella telecamera. E sorride. Un sorriso lento, disturbante. Nella clip successiva Marco prende un coltello da cucina e si dirige verso il bagno. Apre la porta, e dentro c'è un uomo identico a lui, pallido, nudo, con occhi completamente neri. Il video si interrompe lì. Ho portato il filmato alla polizia. La risposta? Ne abbiamo visti altri come lui. Nessuno è mai tornato. Ora il mio appartamento è vuoto. Ma ogni tanto, di notte, la porta del bagno sbatte da sola. E la telecamera è tornata al suo posto. Il suo profilo era perfetto. Ma lui non era quello della foto. E quando ho visto cosa c'era nel suo bagagliaio, era già troppo tardi. Mi chiamo Giulia, ho 27 anni. Questa è la storia del mio ultimo appuntamento. L'ho conosciuto su un'app, quelle per incontri veloci. Profilo verificato, foto normali, nulla di strano. Si chiamava Luca, scriveva bene, sembrava simpatico. Dopo 3 giorni di messaggi, mi ha proposto di vederci. Aveva insistito per venirmi a prendere sotto casa. Diceva che un bar a mezz'ora da qui aveva i migliori cocktail del mondo. Tranquilla, ti riporto io. Giuro che sono un tipo tranquillo. Quando è arrivato, era diverso. Più grande, più silenzioso. Gli occhi non erano quelli delle foto. Ma ho pensato, magari sono solo paranoica. Sono comunque salita in macchina. Durante il tragitto, ha evitato la strada principale. Ha detto che era bloccata per lavori. La zona diventava sempre più isolata e silenziosa. Niente luci, niente bar. Dove stiamo andando? Ho chiesto.
Un posto che conosco io, ha risposto. Il suo sorriso era sempre più finto e gelido. A un certo punto ha fermato l'auto nel mezzo del nulla. Mi è caduto qualcosa nel bagagliaio, scendo un secondo. Ho preso il telefono. Zero segnale. Quando ho aperto il baule, ho visto una mano. Una mano femminile. Bianca. Morta. Ho cercato di aprire la portiera. Bloccata. Tutte chiuse. Lui mi guardava. Con calma. Dovevi dire di no, Giulia. Io te l'ho chiesto. L'ultima cosa che ricordo è il vetro che si rompe e lui che mi trascina fuori. Poi buio. Hanno trovato questo racconto nel mio diario digitale, caricato in automatico su Google Drive dal mio telefono. Il mio corpo no. Mai più. Ma 3 mesi dopo, un'altra ragazza ha fatto match con Luca, stesso profilo. Stesso sorriso. Stesso destino. Ho investito qualcosa quella notte. Pensavo fosse un cane. Ma quando sono sceso dall'auto, mi stava sorridendo. Era l'una passata quando stavo rientrando a casa da un turno massacrante. Pioveva a dirotto e la strada statale era deserta, immersa in un buio quasi liquido. Le luci dei fari tagliavano l'oscurità, quando all'improvviso qualcosa attraversò la carreggiata. Un botto fortissimo. Ho inchiodato. Il cuore in gola. Cazzo, un cane, ho sussurrato. Ho preso la torcia dal cruscotto e sono sceso. Il rumore della pioggia copriva ogni altro suono. Il corpo era lì, accasciato sull'asfalto. Sembrava un cane randagio, ma qualcosa non tornava. Le zampe erano troppo lunghe. Il pelo, irregolare. E poi, ha alzato la testa. Mi fissava. Aveva occhi umani. E stava sorridendo. Sono indietreggiato. Va tutto bene, ho azzardato, come un idiota. La creatura si è alzata lentamente, articolando le gambe come se non sapesse usarle. Aveva una forma quasi umana, ma il viso era un ibrido contorto. Denti troppi, pelle strappata, occhi che sembravano implorare e deridere allo stesso tempo. Ha parlato. Con la mia voce. Mi hai svegliato. Sono corso in macchina, ma quando ho provato ad accendere il motore, niente. Morta. Col fiatone, ho chiamato il soccorso. Una voce mi ha risposto, ma non era l'operatore. Dove credi di andare? Disse. Era ancora la mia voce. Il parabrezza si è appannato dall'interno. E poi ho visto la scritta, tracciata con un dito invisibile. Ci vediamo a casa. Giorno dopo, casa mia. Non ho raccontato nulla a nessuno. Solo incubi, mi sono detto. Ma stanotte, il mio cane ha cominciato a ringhiare verso il corridoio. Io ero solo. E poi l'ho sentita. La mia voce. Dal bagno. Hai lasciato la porta aperta. Sono entrato. Lo specchio era appannato. Nel riflesso, non c'ero io. C'era lui. E sorrideva. Se vuoi davvero risparmiare, c'è un vecchio motel sulla statale, chiuso da anni, nessuno ti dirà niente se ci dormi una notte. Così mi disse il barista di quel paesino dimenticato dal mondo. Pioveva, era tardi, e il mio cellulare era quasi morto. Ero in viaggio per un colloquio, e dormire in macchina non mi sembrava un'opzione. Così, decisi di seguire quel consiglio stupido. Il motel stava lì, in fondo a una strada sterrata, inghiottito dai rovi e dal silenzio. Il cartello era ancora appeso, inclinato, con le lettere sbiadite, Motel Luna Blu. La serratura era rotta. Entrai. C'era puzza di muffa, ma almeno un letto c'era. Trovai una stanza apparentemente intatta. Mi svegliò un rumore, un raschio lungo la parete, seguito da un colpo sordo. Pensai fosse il vento. Poi un sussurro, appena accennato. Non dovevi entrare. Mi alzai di scatto. La stanza era gelida.
Guardai sotto il letto ma non trovai niente. Ma quando mi voltai, la porta era chiusa dall'interno. E non da me. Provai a uscire ma era bloccata. Urlai. Nessuna risposta. Poi la TV, morta da anni, si accese, mostrando una registrazione in bianco e nero. Un uomo, legato al letto della stessa stanza, piangeva. Dietro di lui, una figura magra, nuda, con la pelle grigia, lo fissava. Mi sentii mancare. Cercai di rompere il vetro della finestra, ma era come plastificato. Come se fosse finta. Poi, di colpo, apparve nello schermo il mio volto. La stessa stanza. Io, addormentato. E dietro di me, quella cosa. Mi voltai lentamente. Nulla. Ma il riflesso nella TV non mentiva. Era lì. Dietro. Non riuscivo a urlare. Una mano fredda mi toccò la nuca. Tutto divenne buio. Mi risvegliai il giorno dopo. O almeno, pensavo fosse giorno. La stanza era identica, ma qualcosa era cambiato. Quando provai ad aprire la porta, ci riuscii. Ma fuori non c'era la campagna. C'era un corridoio infinito, con porte numerate. Tutte chiuse. Tutte uguali alla mia. E poi capii. Nessuno mi aveva trovato. Nessuno mi avrebbe mai trovato. Ero diventato parte del motel. Come tutti quelli prima di me. Quando Luca ha cliccato su quel profilo TikTok, ha riso. 10 minuti dopo, sua sorella è scomparsa. Un'ora dopo, era il turno dei suoi genitori. Luca aveva 14 anni, un'età in cui il confine tra realtà e leggenda è ancora sfumato. Passava ore su TikTok, cercando contenuti macabri e sfide da brivido da fare con gli amici. Una sera, mentre era solo in camera, si imbatté in un video inquietante. Un clown dai tratti sbavati, col viso coperto da una maschera cucita, stava immobile davanti a un lago torbido. Il nome dell'account era fantonio.clown. La descrizione diceva solo: chi mi guarda, mi sveglia. Pensò fosse una trovata per fare visualizzazioni. Ma quando aprì i commenti, trovò solo il simbolo del palloncino ripetuto centinaia di volte. Nessun testo. Nessun nome utente. Solo palloncini rossi. Da quella notte, tutto cambiò. Sua sorella minore, Giulia, non si svegliò più. Fu trovata nel letto, occhi aperti e un'espressione di puro terrore. Nessuna causa apparente. I genitori di Luca, devastati, cercarono risposte, ma in pochi giorni anche loro iniziarono a comportarsi in modo strano. Parlavano nel sonno, ridendo. La madre si lacerava la pelle nel sonno, mormorando: Fantonio è tornato. Una mattina, Luca li trovò entrambi annegati nella vasca da bagno, con il rubinetto ancora aperto. Sullo specchio c'era scritto con il vapore: ridi con me. Luca finì in affidamento a uno zio in un villaggio vicino a un lago, lo stesso lago che appariva nel video. Una sera, attratto da una risata lontana, uscì di casa. Camminò fino al molo. Lì, sull'acqua immobile, galleggiava un palloncino rosso. Il profilo TikTok era stato eliminato, ma quando accese il telefono per fare una foto, lo schermo lampeggiò. Il volto del clown comparve all'improvviso: ora tocca a te, Luca. Lo ritrovarono giorni dopo, sulla riva, gli occhi svuotati, la bocca cucita. Nessuna impronta. Solo una scritta graffiata sul pontile. Chi racconta questa storia, lo risveglia. Quando Filippo ha scoperto cosa c'era davvero in quel panino, era troppo tardi. Ogni notte, all'angolo di una zona industriale dimenticata da Dio, apriva il suo chiosco un uomo silenzioso, dalla barba ispida e gli occhi di vetro. Si faceva chiamare Gino, ma nessuno sapeva da dove venisse o dove andasse dopo le 3 del mattino. Il suo chiosco si chiamava Sapore Vero e si diceva che preparasse i migliori panini della città. La fila iniziava già a mezzanotte, camionisti, nottambuli, poliziotti fuori turno, gente sballata. Tutti giuravano che quella carne era diversa, succosa, tenera, quasi viva. Una notte ci andò anche Filippo.
un videomaker in cerca di storie misteriose per il suo canale. Infilò una GoPro nascosta nella giacca e ordinò un panino speciale. Gino lo guardò per qualche secondo, poi sorrise. «Vuoi il vero sapore?» disse, e gli servì un panino grondante salsa rossa. Il sapore era indescrivibile, quasi erotico. Filippo tornò le sere successive, ogni volta più affamato, più dipendente. Ma iniziò anche a sentire cose. Sospiri nelle orecchie, pianti nel vento. Una sera, deciso a scoprire cosa ci fosse dietro quei panini speciali, Filippo seguì Gino dopo la chiusura. Lo vide entrare in un magazzino abbandonato. Forzò la porta sul retro e filmò tutto: tavoli in acciaio, ganci da macelleria, sangue rappreso. E un congelatore. Dentro, arti umani sezionati con cura chirurgica, etichettati con date e nomi. Filippo vomitò. Ma mentre cercava di scappare, inciampò. Il rumore attirò Gino. «Non dovevi vedere», disse, serrando la porta. Gli mostrò le registrazioni di sorveglianza. Marco aveva mangiato carne umana almeno 4 volte. «Ora sei uno di noi», sibilò. La polizia trovò solo il suo zaino e una GoPro rotta. Nessuna traccia del corpo. Il chiosco Sapore Vero riaprì 6 mesi dopo, in un'altra città. Non ho mai sentito la porta aprirsi. Ma so con certezza che ogni notte non ero sola. Mi chiamo Lisa, ho 35 anni e vivo in periferia in una villetta tranquilla. Quartiere silenzioso, pochi vicini, nessuno che disturba. Lavoro da casa come grafica e spesso passo giorni interi senza uscire. Una vita normale, fino a quando tutto ha cominciato a cambiare. Ogni mattina trovavo piccoli dettagli strani. Una sedia spostata, una tazza sporca che non ricordavo di aver usato, la porta del bagno chiusa, anche se la lascio sempre aperta. Ho pensato che fosse stress, solitudine o insonnia. Finché non è successo davvero. Quella notte mi ero addormentata sul divano, guardando un vecchio film. Alle 3:14 di notte, mi sono svegliata di colpo. Nessun rumore forte, solo quella sensazione orribile che qualcuno mi stesse fissando. Mi sono alzata piano. Ho controllato ogni stanza, ma nulla. Le finestre erano chiuse, la porta d'ingresso era chiusa a chiave. Ma appena tornata in salotto, ho notato qualcosa che mi ha fatto gelare il sangue. Il telecomando non era più sul tavolo, ma accanto al cuscino dove avevo dormito. Il cuore mi batteva fortissimo. Guardo il muro e noto una scritta, tracciata col mio stesso rossetto. Ti guardo mentre dormi. Ho abbandonato la casa e ho dormito in hotel per una settimana. Tornata, ho cambiato tutte le serrature e ho deciso di installare telecamere e microfoni. E finalmente, una notte, l'ho visto. Alle 2:46, una figura si è sollevata dal pavimento della cucina. Come se fosse uscita da sotto la casa. Pelle pallida, occhi completamente neri. E ha iniziato a muoversi a 4 zampe verso la mia stanza. Ho chiamato la polizia. Sono arrivati, hanno perquisito la casa e non hanno trovato nessun segno di intrusione. Ma quando hanno visto la registrazione, uno degli agenti è uscito a vomitare. Mi hanno detto solo: vendi la casa. Non restare qui. Ma io volevo sapere cosa fosse e da dove venisse. Così, quella notte, sono rimasta sveglia. E alle 3 esatte, si è rifatto vivo. Non ho avuto il tempo di urlare. L'ultima cosa che ho visto prima che tutto diventasse buio è stata una nuova scritta, incisa col sangue, questa volta sul soffitto. Ora sei mia. La telecamera mostrava le porte chiudersi. Ma l'ascensore non si è mai mosso. Luca lavorava come tecnico in una società di sicurezza privata. Turni notturni, silenzio nei corridoi e luci al neon tremolanti. Era abituato a tutto, ma quella notte qualcosa non tornava. Alle 2:58, le videocamere del palazzo avevano segnalato un'anomalia. L'ascensore del piano -2 si era attivato da solo, senza che nessuno l'avesse chiamato. Alle 3, Luca si recò giù per controllare.
Parlò con la guardia notturna, che gli indicò i monitor. Guarda, qualcuno è entrato. Ma il sistema dice che l'ascensore non si è mai mosso. Il filmato era agghiacciante. Un uomo con una cartella in mano, abbigliamento formale, passo deciso, entrava in cabina. Le porte si chiudevano dietro di lui. Ma nessun piano veniva selezionato. E l'ascensore, secondo il software, era ancora almeno 2. Immobile. Luca decise di intervenire. Prese il pass, scese al piano -2 e si avvicinò all'ascensore. Il pannello lampeggiava in rosso e lo schermo touch continuava a scrivere. Errore. Presenza non autorizzata. Pensò fosse un glitch. Prese il suo tablet per un riavvio manuale, ma la connessione si interruppe appena toccò la porta dell'ascensore. Come se qualcosa interferisse. Decise di entrare. Il neon all'interno si accese da solo. Nessun tasto funzionava, tranne uno, -1. Premette. L'ascensore partì con uno strattone violento. La discesa durò tanto, troppo. L'indicatore impazzì, -3, -6, -12, -99. Le luci si spensero. Silenzio totale. Poi una voce gracchiante dall'altoparlante. Benvenuto. Ora anche tu sei parte del sistema. Il suo tablet si accese, mostrando le registrazioni in tempo reale del palazzo. In ognuna, riflessi nei vetri, si intravedevano centinaia di volti. Tutti dentro l'ascensore, intrappolati. La guardia non vide mai tornare Luca. Chiamò i soccorsi ma nessuna traccia. Il sistema, per una frazione di secondo, mostrò un avviso. Ascensore occupato. Ultimo accesso, ore 3. E ancora oggi, ogni notte alla stessa ora, il bottone dell'ascensore al piano -2 si illumina da solo. Tutti pensavano fosse un uomo di fede. Ma io l'ho visto inginocchiarsi davanti a qualcosa che non era Dio. Il mio nome è Chiara, e fino a 3 mesi fa abitavo in un piccolo paese dell'entroterra lucano. 150 anime, un'unica chiesa, e un prete che sembrava uscito da un'altra epoca, Don Luca. Silenzioso, rigido, occhi spenti come marmo. Nessuno l'aveva mai visto sorridere, né piangere. Eppure, ogni domenica, celebrava messa come un automa, con parole pronunciate a memoria, senza un briciolo di anima. Tutto è iniziato quando ho cominciato ad aiutarlo con le pulizie in parrocchia. Ero senza lavoro, e Don Luca aveva bisogno di una mano. Mi pagava in contanti, sempre in banconote vecchie e puzzolenti di muffa. Non pulire mai la cantina, è pericolante, mi diceva. Ma io non ho mai visto crepe, né muffa. Solo un lucchetto pesante e il suono, a volte, di litanie, in una lingua che non era latino. Una sera, tornando a prendere la giacca dimenticata in sacrestia, ho sentito i lamenti, umani, strazianti, che provenivano da sottoterra. Ho seguito il suono, il lucchetto era spezzato. E lì, nella penombra, ho visto Don Luca, inginocchiato di fronte a un altare di pietra, sporco di sangue fresco. Davanti a lui, un corpo, una ragazza del paese, nuda. Il prete parlava una lingua fatta di suoni gutturali, e qualcosa si muoveva alle sue spalle. Qualcosa con molte mani. Mi è sfuggito un grido. Don Luca si è girato, e in quel momento ho visto i suoi occhi completamente neri e le sue mani sporche di sangue. Sono fuggita verso la caserma. Ma quando siamo tornati, la cantina non esisteva più. Solo un muro liscio, senza tracce. Niente cadavere, niente altare. Mi hanno detto che ero sotto shock, che avevo inventato tutto. Ma da quel giorno, ogni domenica, ricevo un bigliettino su carta ingiallita, infilato sotto la mia porta, con la stessa frase. Il sangue è la sola preghiera che lui ascolta. 2 settimane fa, hanno trovato mia sorella senza occhi. E oggi, forse tocca a me, ma non preoccuparti. Domani, toccherà anche a te. Ho iniziato a seguirla per gioco, aveva ancora le storie in evidenza. L'ultima era stata pubblicata il giorno in cui è sparita. Nessuno ha mai più sentito parlare di lei.
finché mi ha risposto. Mi chiamo Andrea, e una notte, scrollando su Instagram, finii su un profilo strano. Si chiamava Martina Lost 04. Poche foto, mare, specchi, sorrisi da influencer. Ma c'era qualcosa che non tornava. Tutti i commenti erano vecchi e l'ultima foto era del 2019, con la didascalia, ultima estate libera. Curioso, cercai il nome su Google. Misteriosa scomparsa a Pavia. Martina, 17 anni, uscita per una festa, mai più tornata. Era lei. Profilo ancora attivo, ma nessuno aveva accesso. Aveva ancora le storie in evidenza, una bottiglia, una festa buia, la scritta "Vi amo tutti", davvero. Mi venne un brivido. Ma feci una follia, le scrissi. Ehi, sei tu davvero? Me ne dimenticai, finché alle 4 del mattino successivo ricevetti una notifica. Martina ti ha risposto. Il messaggio era solo: aiutami, sono bloccata. Pensai a un hacker, o a uno scherzo. Ma qualcosa mi spinse a rispondere, e le chiesi dove fosse. Mi mandò una posizione GPS. Una casa abbandonata ai margini di un bosco vicino Lodi. Contro ogni logica, ci andai. Avevo bisogno di sapere. Quando entrai, la casa era marcia di umidità e odore di sangue vecchio. Al piano di sopra, trovai una porta chiusa. Sul muro, foto di Martina, alcune mai viste online, e un vecchio telefono, appoggiato su un letto distrutto. La schermata mostrava Instagram sul suo account. Poi sentii un rumore alle spalle. Qualcuno era lì, un uomo, nudo dalla vita in su, con cicatrici sul petto. Sussurrava. Vuoi parlare con lei? Siediti. È il tuo turno ora. Fuggii, o almeno ci provai. Mi svegliai in un letto sporco, le mani legate con filo da pesca. Il telefono era lì, Instagram aperto. Il mio account ora seguiva solo un profilo, Andrea Lost 25. L'ultima storia era stata appena pubblicata. C'era una foto di me, legato, con la didascalia. Ultima estate libera. La prima volta che ho sognato mio padre, il nostro cane è morto il giorno dopo. La seconda volta, è toccato a mio zio. Ora ho paura, stanotte l'ho sognato di nuovo. Sono passati 10 anni da quando mio padre è morto in un incidente stradale. Finora, non lo avevo mai sognato, ma da qualche mese mi viene a trovare ogni notte. Non sono sogni normali, non ci abbracciamo, non parliamo del passato. Lui mi guarda fisso, e parla, ma non con affetto. La prima volta, era solo in piedi al centro della cucina di casa, illuminato da una luce gialla irreale. Mi disse: domani il tuo cane non ci sarà più. Mi sono svegliata urlando. E il giorno dopo, Argo, il mio pastore tedesco, è stato investito da un furgone davanti casa. Non ho raccontato nulla a nessuno. La seconda volta fu 2 mesi dopo. Tuo zio non arriverà a Natale, disse mio padre nel sogno, mentre grattava la tavola con le unghie. Zio Marco morì d'infarto il 24 dicembre. Da allora, i sogni si sono fatti più frequenti. Ogni volta, mio padre appare in un luogo diverso, il bagno, la soffitta, la mia scuola. Ogni volta mi dà un nome. E ogni volta quel nome scompare. I medici parlano di stress post-traumatico. Mia madre pensa che sia una forma di lutto non elaborato. Ma io so cosa succede, so cosa viene dopo. 4 notti fa, mio padre è apparso nel mio letto. Stava ai piedi del materasso. Non parlava, ma piangeva. Il giorno dopo, la mia migliore amica Sofia è caduta giù da un dirupo durante un'escursione. Morta sul colpo, aveva 17 anni. Stanotte l'ho sognato ancora. Era nella mia stanza, ma qualcosa non andava. Il suo volto sembrava bruciato. Poi ha parlato, solo 2 parole. Ora, tu. Mi sono svegliata bagnata di sudore. Mi sono vestita e ho cercato di uscire, ma la porta di casa era bloccata. La finestra sbarrata. Il mio telefono ha vibrato. Notifica WhatsApp. Nessun mittente,
solo un messaggio vocale. Ho premuto play, era la voce di mio padre. Ti sto aspettando, amore mio. Quando ho aperto quella porta, ho sentito l'odore della morte. Era come se qualcosa avesse marcito lì dentro per decenni, e stava ancora aspettando me. Mia madre non parlava mai di sua sorella Carla. Diceva che viveva da sola, in una vecchia casa a Montecrestese, un paese che sembrava dimenticato da Dio. Quando è morta, nessuno voleva occuparsene. Così, da bravo nipote, ho accettato di occuparmi della casa per venderla, e magari guadagnarci qualcosa. Pensavo fosse solo un noioso weekend di polvere e scartoffie, invece ho trovato l'inferno. Appena arrivato, ho capito che qualcosa non andava. Le persiane erano rotte, la porta aperta a metà, e dentro un assordante silenzio, uno che ti fa fischiare le orecchie. Ho trovato la foto di mia zia sul tavolo della cucina, occhi sbarrati, dita sporche come se avesse scavato nel fango, o nella carne. Sul retro della foto, una frase scritta a penna tremolante: non scendere in cantina. Ovviamente, ci sono sceso. La porta della cantina era chiusa con 3 lucchetti arrugginiti, ma uno era già spezzato. Scendendo, sentivo un gocciolio. Pensavo fosse acqua, ma quando ho acceso la torcia, ho capito. Non era acqua, era sangue. Al centro della cantina c'era una sedia, legata con corde marce, ancora umide. Davanti, una videocamera. La accesi tremando. Il nastro mostrava mia zia, con gli occhi spiritati, che parlava direttamente all'obiettivo. Ho sbagliato, l'ho fatto entrare. Non lo vedete, lui vive nei muri. Se state guardando questo, non è più solo. Ora a voi. A quel punto le luci si spensero. Sentii i passi, dietro di me. Freddi, umidi, troppo lenti per essere umani. Corsi verso l'uscita, inciampando su quello che credevo un tronco. Era una gamba. Umana. Quando sono riuscito a uscire, la casa sembrava più grande, più viva. Dietro le finestre rotte, qualcosa si muoveva. Non sono riuscito a vendere quella casa, nessuno ci riesce. È ancora lì. La vorresti comprare tu, per favore? La trovai sotto un cumulo di foglie, mezza coperta di fango. Registrava ancora. E quello che c'era dentro, non avrei mai dovuto guardarlo. Era il primo weekend dopo il mio trasferimento in Trentino. Avevo bisogno di staccare la spina, così presi lo zaino e mi addentrai in un sentiero poco battuto tra i boschi. Dopo un'ora di cammino, notai qualcosa brillare nel sottobosco. Era una GoPro. Il LED lampeggiava. Era ancora in registrazione continua. All'inizio pensai fosse di qualche escursionista sbadato. La presi, la spensi e me la infilai nello zaino. Non immaginavo minimamente cosa stessi portando con me. Quella sera, a casa, collegai la GoPro al computer, c'erano oltre 2 ore di filmati. I primi minuti erano normali. Un ragazzo parlava alla camera spiegando che stava esplorando un vecchio rifugio abbandonato indicato solo su mappe militari. Diceva di aver sentito strane storie, voci di gente sparita lì intorno, ma rideva, come se fosse solo un'avventura. Poi il tono cambiò. Il ragazzo entrò in una zona del bosco dove il segnale GPS iniziò a dare numeri impossibili. Lui lo fece notare, ridendo nervosamente. Iniziò a sentire rumori. Voci, in lontananza, come lamenti spezzati. Il sole calava. Lui accese una torcia. Gli alberi sembravano sempre più fitti, quasi si muovessero. Ad un certo punto la videocamera inquadrò qualcosa. Un uomo nudo, pallido, con occhi completamente neri, appollaiato su un ramo. Immobile. Poi, lentamente, si voltò verso l'obiettivo. E sorrise. Il ragazzo urlò e cominciò a correre. La registrazione si fece instabile. Si sentivano rami spezzarsi, risatine infantili, e un sussurro agghiacciante. Ora anche tu sei nostro.
La clip si interruppe con un suono acuto e il video successivo era il nulla. Solo foglie, terra. La videocamera era lì, abbandonata. Come se qualcuno l'avesse appoggiata con cura. Da allora, succedono cose strane. Le luci di casa tremano ogni volta che passo il video. Ho provato a cancellarlo. Ritorna. Ho cambiato PC. Lo stesso. L'altra notte, ho rivisto quella creatura nel mio giardino. In piedi. A fissarmi. Sorridendo. C'è un motivo se oggi non riesco più a usare il bagno di notte, e non ha nulla a che fare con fantasmi. Non ho mai creduto alle paranoie. Fino a quando ho iniziato a temere anche il silenzio. Vivo da sola, in un appartamento al secondo piano, zona tranquilla, niente di speciale. Il bagno è cieco, senza finestre, con una ventola di aerazione che si attiva ogni volta che accendo la luce. Tutto è cominciato con piccoli rumori, ticchettii, come unghie che sfiorano la plastica, sussurri lontani. Ho pensato fosse il solito impianto vecchio, o topi. Ma poi, la ventola ha iniziato a muoversi da sola. Anche a luce spenta. Anche quando non c'era corrente. Una notte, mentre mi lavavo i denti, ho sentito chiaramente un respiro lento, che proveniva da dentro il condotto. Non era vento, sembrava umano. Il mio cuore è impazzito. Ho spento la luce, silenzio. L'ho riaccesa, un colpo, forte, metallico, ho urlato. Il giorno dopo ho chiamato un tecnico. Ha smontato la ventola, ha guardato dentro con una torcia. Poi mi ha fissata in silenzio. Signora, qui c'è uno spazio, non collegato all'esterno. Ma qualcuno ha scavato un passaggio da sotto, dalla cantina. Ho chiamato la polizia. Hanno trovato il cunicolo, stretto, buio, pieno di oggetti inquietanti. Candele spente, fotografie in bianco e nero del mio volto, scattate attraverso la griglia. Lì da mesi, forse anni. Il giorno dopo ho dormito da mia madre. Quando sono tornata, l'appartamento era in ordine. Troppo in ordine. Sapevo che qualcosa non andava. Nel bagno, la ventola era rimessa al suo posto, ma non da me. L'ho rimossa lentamente. Dentro, c'era solo un foglio con una scritta a mano, tremolante, sporca di sangue secco. Ora so dove vai a dormire davvero. 2 giorni dopo, mia madre è scomparsa. Nessun segno di effrazione. L'unica cosa fuori posto era la ventola del suo bagno, svitata, lasciata a penzoloni.